Sai quando leggi qualcosa, oppure nel mio caso ascolti qualcosa, e ti senti preso a schiaffi dalle parole che stai ascoltando leggendo? Ecco, a me è successo con The Let Them Theory di Mel Robbins. L'ho iniziato un po' per caso perché ne avevo sentito parlare, i miei amici me l'hanno consigliato. Sinceramente l'ho iniziato un po', diciamo, scettica perché ho detto, vabbè, sarà uno dei classici libri dei fuffa guru che ti dicono devi essere più felice nella vita e devi lasciare andare tutto, non ti devi preoccupare degli altri. E già mi stavo un po' gringiando all'idea di leggere, poi ho detto vabbè, diamo questa opportunità a questo libro. Tanto lo devo soltanto ascoltare, me lo metto su mentre cammino, mentre cucino, un poco male. E invece mi ha beccata in pieno. È un libro veramente dolce, nel senso che ti spiega le cose in maniera pacata, però te le spiega bene e senza mezzi termini, cioè letteralmente uno schiaffo gentile. L'ho iniziato in un periodo in cui mi sentivo fragile, vulnerabile, però probabilmente anche aperta a sentirmi dire la verità. Non è quel tipo di verità che ti fa sentire che tutto va bene, tutto ok, qualsiasi cosa tu stia facendo va bene, anzi, Mel Robbins riprende molti degli atteggiamenti che abbiamo e li condanna, però allo stesso tempo mi sono sentita come, ok, non sto impazzendo, c'è un motivo per cui sto reagendo in questo modo. E mi sono resa conto che forse sono solo stanca di lottare per cose per le quali non vale la pena. Sono stanca di forzare cose che non mi servono più. Forzare connessioni, ruoli, sorrisi. Il cuore del libro è appunto la Let Them Theory, che si può tradurre semplicemente in un lascia che le persone siano quello che sono e tu sii chi sei. Che ok, sembra un po' cringe, però come viene spiegato nel libro ha molto senso e sembra veramente banale, però nel momento in cui lo applichi a certe situazioni ha senso, ti fa cambiare prospettiva su tantissime cose. Sembra così semplice, però quante volte ci incasiniamo, ci arrabbiamo, ci mettiamo nei casini semplicemente perché vogliamo far cambiare gli altri, perché vogliamo che l'altra persona capisca, perché vogliamo che l'altra persona veda quello che vediamo anche noi. Quante volte per essere capiti, per essere accettati, smussiamo dei nostri angoli. E se ti mancano di rispetto, il problema non è tuo, è loro. E il tuo potere sta in come reagisci. E ho pensato quante volte ho rincorso delle persone che già mi avevano lasciata, anche solo emotivamente. Quante volte ho sprecato le energie per essere capita, accettata, ascoltata, scelta. Quante volte ho cercato di far funzionare cose che ormai avevano smesso di nutrirmi e di farmi del bene. E quante parti di me ho sacrificato pur di essere abbastanza per qualcuno. Allora lasciali fare. Let them. Lasciali andare via. Lasciali non rispondere. Lascia che non ti capiscano. Lascia che non siano presenti. Lascia spazio alla verità. Perché non ha senso spendere energia in qualcosa che tu non puoi controllare. Se non puoi cambiare una persona, un'idea, un concetto, lasciala andare. Ed è lì che ho capito quanto tempo ho buttato via cercando di aggiustare tutto e tutti senza concentrarmi su di me, senza occuparmi di me, del mio spazio, della mia pace. Questa idea del let them è un po' come fare una pulizia di primavera interna. Un altro punto che solleva Mel Robbins è quello sul confronto. È naturale confrontarsi con gli altri, è umano, ma bisogna usarlo bene. Adesso quando mi ritrovo a provare invidia verso qualcuno, mi chiedo per che cosa sto provando invidia? Che cosa dice questa invidia di me? E se ascolti questa invidia senza giudicarti, ti può dire molto di te e dei tuoi bisogni. Magari quell'invidia ti sta semplicemente dicendo che è arrivato il momento per te di concentrare su qualcosa che vuoi veramente, su qualcosa che vuoi anche tu. Non per copiare, ma per ispirarti. Quindi adesso quando vedo qualcuno e invidio la loro posizione, per quanto sia difficile, perché ovviamente è difficile non provare un po' di vedere è tutto facile per quella persona, ma cerco di riflettere più sul come c'è arrivata quella persona, come è arrivato a fare queste cose. Poi c'è tutta una sezione del libro in cui parla di vantaggi che vengono dati dalle persone dalla nascita,
e su cui non puoi fare assolutamente nulla. Però prendere spunto da quello che gli altri fanno e invece che vederli come punti di invidia, più come punti di ispirazione per dire aspetta che ti copio, aspetta che faccio anch'io così. Hai raggiunto quella fama grazie a questo, ti copio. Ok, ho usato le parole copiare, ma prendo ispirazione. Che poi alla fine, anche se si cerca di copiare qualcuno, secondo me, in un certo senso, mettiamo sempre del nostro. Quindi non sarà mai un vero e proprio copiare per filo e per segno. Imitatio. Il latino del... il latino del liceo ogni tanto viene fuori. L'imitatio. Ho deciso di ascoltare questo libro invece che leggerlo perché viaggiando tanto, ok, ho il Kindle, ma spesso mi viene più comodo semplicemente ascoltare le cose, perché avere i libri fisici sì mi piace da matti, ma è difficile. Come ci sono pezzi di casa che mi mancano tantissimo essendo digital nomad, per esempio. Continuo a ripensare alla mia poltrona di FlexiSpot che ho lasciato a casa, che adesso sta usando mia sorella per far addormentare mio nipote, però appena torno non vedo l'ora di rimetterci le mani sopra la mia poltrona. E il 12 di maggio a mezzogiorno FlexiSpot farà un flash discount del 50%. Ti lascio il link in descrizione se anche tu vuoi trovare la poltrona perfetta per le letture. Un'altra parte importante delle nostre vite che ci ritroviamo ad affrontare è il rapporto con certe persone. Con certe persone che sono difficili ma importanti. Quelle persone che amiamo ma ci logorano. Non so se ti viene in mente magari un genitore, un amico di infanzia. Mel dice che non dobbiamo per forza tagliare i punti. Possiamo anche amare queste persone da lontano, senza che ci capiscano, soltanto guardando, senza aspettarci che capiscano e senza aspettarci che cambino. Possiamo e in un certo senso dobbiamo smettere di distruggerci per essere accettati, anche da queste persone. Mi viene in mente il caso degli adulti che fanno i capricci. Sicuramente ne conosci anche tu, quelli che manipolano, che ti fanno sentire in colpa, che alzano la voce, che ti fanno sentire un nulla. Anche in questo caso, let them, lasciali fare. Non sei tu a dover reggere l'emotività degli altri. Non sei tu a dover salvare chi non vuole essere salvato. Non devi essere una spugna. Non devi essere l'ancora di nessuno. Non devi essere la roccia di nessuno. Sei una persona e ti meriti leggerezza. Ed è difficile perché spesso ti convinci che devi essere presente per qualcuno. Ti convinci che vuoi essere presente per qualcuno e poi ti chiedi perché? Perché devo essere presente per questa persona che in realtà mi fa soltanto soffrire? E qui viene il punto più difficile per me da comprendere. A volte la decisione giusta sembra quella più sbagliata. All'inizio quando ti allontani da una persona tossica fa malissimo, perché sei abituato alla loro presenza. E proprio nel libro parla di come questo in realtà abbia un fondamento neurologico, cioè c'è una motivazione neurologica nel perché ci attacchiamo così tanto a una persona tossica che se n'è andata. È perché siamo abituati alla loro presenza. Ma il dolore non sempre significa che stai sbagliando, spesso significa che stai crescendo, che stai uscendo da una zona di comfort. E anche se fa paura, significa che stai scegliendo te stesso, finalmente. Il dolore non sempre è un qualcosa di negativo. A volte è semplicemente l'effetto di una catena che si spezza e tu senti. E appunto nel libro parla di come la vita non sia giusta. Non c'è un equilibrio perfetto. Non tutti ricevono le stesse carte all'inizio della loro vita. E star lì a rimuginare su quanto questo sia ingiusto non ti fa andare avanti. Anzi, è necessario fare pace con questa realtà, per quanto sia difficile, per quanto sia ok comunque lottare perché gli altri non si ritrovino nella stessa situazione nostra. Una parte molto interessante anche del libro, secondo me, è la parte sulle amicizie da adulti. Ne parla molto bene, secondo me. Se hai dei dubbi, io ti consiglio di andare a leggere questo libro, ma in generale leggilo, perché secondo me non è il solito fuffa libro. Parla di come quando eravamo piccoli era così facile fare amicizia perché eravamo nello stesso posto con le stesse persone tutti i giorni a fare le stesse cose con persone più o meno la nostra età. Ed era facile fare amicizia. Invece adesso magari anche con i nostri colleghi ci sono differenze. Anche non solo differenze di età, ma anche semplicemente di stati della vita, perché magari entrambi avete 20 anni, però uno si sta per sposare. E parla di come
È normale perdere alcune amicizie e non sei sbagliato se non riesci a mantenere tutto come era prima. È normale, è naturale. Siamo ancora in tempo per fare le amicizie più belle della nostra vita. Basta cercarle con intenzione ed essere vulnerabili. Tosta. Una delle parti del libro che secondo me è più interessante e più importante, se sei un genitore o se vuoi sconfiggere un po' quel trauma generazionale, è quello su come aiutare gli altri, su come salvare gli altri. E probabilmente su di me ha avuto tanto impatto perché mi sento sempre di dover salvare gli altri. Penso che il mio valore deriva nel quanto io riesco ad aiutare una persona che mi sta a fianco. Sto imparando che non è il mio compito. Anche perché gli umani cambiano solo quando vogliono cambiare. Non puoi fare nulla. Più cerchi di aiutare qualcuno, più in realtà lo affondi, perché metti pressione. A volte basta semplicemente fare un passo indietro e far sì che sia la persona a decidere su che cosa lavorare. Far sì che le persone si arrangino, anche nei momenti più terribili. Ok, essere a fianco a loro e fare la spalla e sostenerli, ma non imboccarli. Non sei egoista se scegli di proteggere la tua energia, anzi, molto spesso stai aiutando di più l'altra persona così. Ed è attraverso il tuo esempio che magari puoi aiutare a spingere l'altra persona a voler cambiare, ma senza mai imporlo. Per me questo ha avuto impatto più che altro perché ripenso un po' a come mia madre ha cercato di risolvere certe mie situazioni. Quando magari ho avuto il periodo in cui non uscivo di casa da mesi, il suo modo di aiutarmi era dicendomi: vai fuori di casa, vai a fare questo, vai. Mi ricordo benissimo quanto mi facesse avere ancora meno voglia di uscire. Una cosa che mi sta aiutando attualmente è il pensiero che devi lasciarli affondare. Solo così le persone capiscono, solo così le persone crescono. E fa paura e fa male vedere una persona alla quale vuoi un mondo di bene o rovinarsi. Però se quella persona non è intenzionata a cambiare, non puoi fare nulla. Qui stiamo parlando di adulti, non stiamo parlando di bambini, di figli più piccoli, ovviamente, stiamo parlando di adulti. Nel momento in cui si parla di bambini o figli, lì diventa la tua responsabilità, ma adulti consenzienti, consenzienti? Adulti senzienti, grandi, grossi e vaccinati, mi direbbero. Soprattutto lascia che le altre persone ti mostrino chi sono. Quante volte abbiamo giustificato silenzi, azioni, magari anche semplicemente supportati dal fatto che quella persona li ha spiegati in maniera diversa, ma quelle erano le azioni, quelle erano le reazioni che hanno avuto. Se una persona ti fa male, ti ignora, non ha senso fare un'analisi profonda della psicologia del perché potrebbe avere. Guarda le azioni, guarda solo le azioni. Perché tu in quella situazione non avresti agito così. Guarda le azioni. Ed è doloroso e ti spezza perché in realtà vorresti credere alla fantasia che ti sei creato tu in testa, ma le azioni ti dicono molto di più. Ed è una cosa così banale perché l'avrai sentito dire 1000 volte che le azioni, i fatti parlano più delle parole. Quante volte l'abbiamo sentito? Però effettivamente così non ha senso andare a psicoanalizzare ogni singolo gesto, ma magari in realtà no, è sano per te concentrarti soltanto sulle azioni. Lasciali essere come sono. Let them. E tu sii te stesso. Let me è la controparte del let them. Lasciali che ti ignorino e fa sì che tu invece cominci a costruire la tua vita. Prenditi responsabilità delle tue azioni, non degli altri. È il libro giusto per chi ha ancora delle ferite aperte, per chi ancora ha difficoltà a accettare i comportamenti di qualcuno, per qualcuno che è stufo di cercare la validazione dall'esterno e vuole che venga da dentro. Soprattutto se vuoi rompere quei pattern di trauma generazionale. Ti spiega molto su come essere presente come genitore, senza importi. Mi piacerebbe fare ogni tanto video così dove parlo di libri che ho letto e che mi hanno colpito. Ne ho un bel po' arretrati che devo finire di leggere. Fammi sapere se ti può interessare una cosa del genere e quale altro libro secondo te dovrei leggere. Magari la prossima volta che sto male e mi sento sola mi metto a leggere di più. Potrebbe essere un bel modo per sentirmi meno sola quando sono ammalata da digital nomad, leggere un libro.
magari andrebbe a coprire un po' quei problemi che ci sono quando sei solo in viaggio, come ho detto in questo video. Grazie, ciao!